Ciao, benvenuta, benvenuto o benvenuto su Vam Gallery. Io sono Marco, il curatore di Vam Gallery e con Vam Gallery creiamo delle mostre online, mostre che preferiamo poi approfondire con gli artisti stessi andandoli ad intervistare. Se ci segui già, probabilmente avrai visto l'artista di cui stiamo parlando tramite Twitch, infatti tendenzialmente fino ad oggi abbiamo fatto tutte le nostre interviste solo su Twitch e poi ripubblicate appunto su YouTube, quindi potete recuperarvele. Ma oggi siamo a Torino proprio per conoscere Antonio Di Bernardo di persona. Non vedo l'ora di presentarvelo, anche perché in realtà la puntata noi l'abbiamo già registrata, quindi vi assicuro che è veramente una puntata molto interessante. Quindi ascoltatela tutta e lasciate ovviamente un commento, mettete mi piace e seguiteci. Ed eccoci qui, benvenuto. Ciao, grazie Allora, Marco. ve l'ho già presentato prima, appunto parliamo con Antonio Di Bernardo Ciao. che lavora qui a Torino da quanto? Sono più di 10 anni ormai Wow. ormai mi sono trasferito, è stata una bella scelta, un bel sacrificio, però alla fine ancora oggi mi sento fortunato di aver fatto questo passo. Ecco. Ok, come ti trovi? Giusto per curiosità. Bene, non conoscevo la città, ma già dai primi momenti mi ha fatto innamorare anche dal punto di vista artistico, perché il percorso che ho fatto mi ha aiutato molto a conoscere varie espressioni d'arte e quindi è stata una città che fin da subito mi ha colpito. Ok, ok. Beh, io non so, ti presenterei, nel senso ti farei presentare, Come se vuoi, vuoi. cioè, Sì, 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 sì. come vuoi. Ma nulla, sono Antonio, lavoro nel campo dell'arte e il mio percorso sì è basato proprio sul contesto artistico. Sono studiato 5 anni in accademia qui a Torino, è stata una scelta molto ponderata, molto selezionata e già da prima anche ho seguito, quindi anche il liceo è stato artistico, quindi proprio mi sono voluto concentrare molto Mhm. su questo. Grazie a mia madre, un po' ho preso da lei con questa passione e dopo aver finito i 5 anni ho voluto ovviamente continuare, provare un po' a inserirmi nel contesto pittorico, principalmente, quindi lavoro principalmente con la pittura, quindi come tecnica l'olio. Negli ultimi anni mi sto anche specializzando in altre tipologie di espressioni anche più grafiche, ecco, Ok. se così vogliamo definirlo. Mi piace anche molto la fotografia, quindi cerco di unire vari aspetti, ecco, non fossilizzarmi solo su uno, ma cerco appunto di variare. E ad oggi sono inserito all'interno di un gruppo, di un'associazione che collabora con i musei, quindi oltre all'aspetto pratico, ecco, lavoro nel contesto educativo e anche museale, quindi mi capita di fare visite guidate, di essere chiamato per raccontare anche Ok. dell'arte. Più che altro è proprio l'insegnamento e il racconto dell'arte che Sì. secondo me ad oggi è molto difficile, soprattutto anche un po' nel contesto in cui viviamo e bisogna sempre un po' ricreare l'insegnamento in Sì, generale, sì. però nell'arte è forse ancora un po' un pelo Sì, 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 diverso. è un argomento sempre ostico perché ognuno ovviamente ha la sua visione, ognuno ha il suo modo di interpretare, ecco, Sì, quello che vede ed effettivamente far combaciare un po' tutti i pensieri o cercare, ecco, di trovare una quadra per tutti non è facile. sì, Anche già a partire per l'età, quindi ci sono i piccoli e i grandi che ovviamente pensano in modo diverso, guardano il mondo in modo diverso e di conseguenza la pensano, ecco, in modo diverso e tu stai lì quindi a cercare un po' di spiegare, ecco, a parole tue, di far capire alla persona che quello che sta vedendo in fondo non è così tanto lontano. Che sia appunto per un bimbo l'arte contemporanea, ecco, mhm, tipo solo l'arte astratta, così come anche per un adulto in cui mi è capitato, ecco, spesso di sentirmi dire io non la capisco, ecco, o comunque mi sì, vabbè, dicono che per magari quello non è proprio arte, quindi lo potevo fare anch'io, esatto, quelle le solite. classiche frasi che comunque ancora oggi si sentono dire, quindi sta lì un po' la sfida, ecco, il gioco per noi, perché per chi fa questo lavoro di spiegare, ecco, nel modo più chiaro e aperto possibile. Poi, Sì. se quella persona in fondo non riesce ancora a capire, anche quello va bene, ecco, non è diciamo, isolare chi non capisce, invece accompagnare chi capisce, quindi Sì, no, anzi, la cosa bella è che appunto quelle sono riflessioni che si applicano poi a un contesto e quindi magari a-
sai, spesso anche chi è troppo dentro al mondo dell'arte rischia invece Di di essere trascinato essere forse, trascinato certo. anche inutilmente, no? Ci sono un sacco di fuochi di paglia che dice, ah, questo è l'artista contemporaneo, poi Sì, bisogna bisogna capire il capirlo. contesto e capire Bravo, se esatto. veramente può essere poi un Sì, artista è o sempre meno. una Però, medaglia a due sì, facce, sì, quindi sì, anche quello, per quello dicevo, è molto complesso, è molto ampio come argomento, però ormai io sono all'interno di questo contesto da circa 5 anni ok. e devo dire che ogni anno, comunque ogni momento che vado avanti, imparo ancora oggi un po' come a portarmi, un po' come interagire, sia appunto con i piccoli, Mhm. piccoli, parliamo tanto piccoli, ancora oggi, cioè, con i piccoli piccoli un po' di difficoltà, perché Ok, quasi mettono più difficoltà i bimbi di 5 anni piuttosto che un adulto di 40, farti capire, vabbè. perché appunto sono due modalità completamente diverse. E devo dire che è tosta, è una sfida. No, la considero sempre una piccola sfida, però quando sono lì con loro e inizio a parlare, quasi mi viene poi spontaneo conoscere un po' il suo sguardo, il suo modo di vista, può aiutare anche me, ecco, non sono solo io ad aiutare loro, un po' come anche l'insegnamento. Sì, sì, beh, come dicevo prima, infatti accresce in entrambe le parti, Sì, quindi sì. quello è bellissimo. Ma tu comunque sei anche artista, no? Soprattutto artista, quindi ti chiedo, quando crei un qualcosa, cioè una cosa di pancia, ti ispira un Oh, dettaglio e dici, ok, devo farci un'opera, farci ok. un quadro o qualcos'altro. Allora, è sempre vario, Ok. è sempre vario, infatti le opere hanno spesso delle storie un po' stravaganti da come nascono, da come sono partite, è più, se dobbiamo dire proprio trovare una parola, sì, è più di pancia, ok? Mhm. E di conseguenza poi si trasforma di testa, quindi parte da un lampo, con una luce, poi da lì uno inizia a studiare come poterla elaborare per poi farla su Sì. tela. Sì, io dipingo ancora, quindi nonostante questo contesto più didattico, ecco, più ludico, comunque ancora oggi comunque mi metto all'opera, dipingo, disegno, quindi cerco sempre di mantenermi in forma. Ecco, come Ok. direbbe un Vabbè, sì, sì, palestrato, esatto. per me la mia palestra appunto è quello. E quindi comunque sì, lavoro e delle volte appunto sono tanto ispirato, delle volte addirittura mi parte anche l'idea di un progetto più grande, quindi Mhm. di conseguenza cerco i vari spunti come poterli adattare a questo progetto e poi parto, ecco, non mi do neanche un limite di tempo, ecco, non mi dico magari quell'opera la voglio fare in una settimana, in un mese. Cerco anche nel fare di essere abbastanza tranquillo e sereno, quindi cerco di prendermi il mio tempo, che deve essere più di 2 ore. Se sono già meno di 2 ore faccio un po' fatica, quasi non inizio perché per me è troppo Mhm. poco tempo, quindi anche quando dipingo sono abbastanza tranquillo, sereno, vado, procedo, poi se magari faccio 5 centimetri o 50 di quel quadro me ne rendo Sì, conto sì, solo sì. alla fine, però comunque so di essere stato concentrato, di aver fatto il mio e di fermarmi dopo un po' perché è giusto fermarsi e non essere troppo, perché un po' come dicevamo prima, è sempre anche una doppia Mhm. medaglia, poi sei sempre sul pezzo, quasi ti metti ansia. Sì, esatto. E invece così mi do anch'io una sorta di autocontrollo. E quindi anche quando dipingo sono abbastanza in me, ecco, in me stesso è quello che sono, è quello che faccio, è quello che cerco anche di capire di me stesso con le mie opere. Ok. Sì, più che altro anche perché è quel momento che ti prendi tu da solo con la Sì, tua arte, quindi è quasi sì. meditativo, c'è un Sì, qualcosa sì, di... sì, sì, con la musica Esatto. di sottofondo vado, dipingo, non mi rendo appunto quasi conto Sì, sì, sì. che il tempo sta andando e che comunque che sto lavorando. Quindi poi quasi o sono stanco o ho fame o non so cosa, allora mi fermo un attimo e controllo il mio lavoro. Se voglio andare avanti, vado avanti, altrimenti mi fermo. Come dicevo, è un buon autocontrollo, ecco, che uno vuole fare. Poi è personale, Vabbè, certo, sì, è ogni, sempre... ogni pittore, ogni artista Assolutamente. lavora in Sì, sì, proprio modo. Ecco, questo bene o male a grandi linee, appunto il mio. assolutamente. Ma allora tu, vabbè, per chi ci sta ascoltando probabilmente sa già che tu hai partecipato a Visioni di Mhm. 2024, Sì. nel caso in cui non lo sapesse comunque vi lasciamo il link, nel caso in cui non aveste visto la mostra.
e tra pochissimo parleremo anche della tua opera che hai esposto, Vabbè. perché secondo me qualche dettaglio interessante. Sì. Tra l'altro c'è un aneddoto, vabbè, Sì, vabbè. che però lo possiamo anche dire, cioè nel senso siamo stati bannati da Twitch grazie a questo. Io non volevo, giuro, non volevo, non è stata colpa mia, non immaginavo No, niente del allora, genere. vabbè, la vedrete tra pochissimo, quindi veramente rimanete, perché adesso voglio farli, se vuoi parlare anche Sì. di altre opere che adesso loro già stanno guardando, come le realizzi, come fai? Allora, io principalmente sono un pittore figurativo, Ok. quindi questo significa che mi occupo solo di figure o di oggetti, ecco, come nature morte, o al massimo animali, ecco. Mhm. Per quanto riguarda invece paesaggi o arte un po' più astratta, ecco, pittura un po' più astratta, un po' più contemporanea, invece, diciamo, è un altro campo, perché ho trovato subito un aggancio proprio con il corpo, con la figura già ai tempi dell'accademia, perché ci veniva data la possibilità di lavorare su un corpo reale, quindi su una modella, di studiarla, di disegnarla, di dipingerla, anche concentrandoci magari in determinati aspetti della figura, come solo il viso, solo il corpo, e da lì ho capito quanto il mio interesse verso la figura fosse in realtà molto più profondo, ecco, molto più concentrato. E quindi principalmente i miei lavori si concentrano su questo, sul linguaggio, ecco, del Ok. corpo, sulle modalità espressive. Ultimamente anche sto lavorando sulla gestualità del corpo anche attraverso le mani, perché delle volte magari uno non ci pensa, specialmente un po' gli italiani, ecco, un po' ci viene detto, abbiamo tanto da raccontare anche solo con le mani, Sì. anche solo con i gesti in diversi campi. Magari uno non si rende conto, però già da quello religioso a quello quotidiano ci sono tantissimi gesti, perfino anche regionali quasi, che fanno solo riconoscere di cosa stiamo parlando, e quindi ho trovato interessante questo aspetto, e quindi lo sto piano piano elaborando con uno stile però che richiama un'arte, una pittura un po' del passato, Ok. passami il termine, che è quella più legata al periodo barocco. Quindi perché mi piace molto studiare appunto il linguaggio del corpo, quindi un argomento molto più vicino ad oggi, però con una tecnica pittorica che diciamo è un po' più indietro Mhm. nel tempo, ecco. Ed è proprio quello che a me piace, ripescare un po' con quello che è un'arte del passato, come Ok. appunto quella barocca, perché è molto attuale, proprio nel racconto di questo linguaggio del corpo, quindi contrasti molto forti, luci intense e un senso anche romantico, ecco, Ok. in qualche modo, dove appunto si capisce bene il corpo, anzi quasi viene più fuori, è un po' come quello che hanno fatto appunto i pittori barocchi, in special modo proprio Caravaggio, Mhm. quindi con lui utilizzava proprio questa tecnica per rievocare quello che è il vero aspetto dell'essere umano, ecco, del corpo, e quindi mi è piaciuto fin da subito associare queste due cose insieme, e un corpo che deve parlare anche nel suo completo, nella sua completa nudità anche. Per questo l'errore che magari che non abbiamo considerato forse magari è stato questo. Sì. Perché ci sono anche quelle opere ovviamente dove magari i soggetti vengono vestiti, vengono comunque un po' posizionati, però io ho trovato più poetico appunto raccontare il corpo così, com'è, ecco, senza coperture, Ok. chiamiamole così. E quindi fin da subito ho messo insieme, ecco, questi due aspetti, e ancora oggi lo faccio, quindi riportare in qualche modo quella che è un'arte del passato, collegandola con un argomento, ecco, molto, Un po' più. molto vicino a noi, anche se dal punto di vista pittorico in realtà non siamo così tanto indietro nel tempo, però è sempre quel discorso che dicevamo prima, Mhm. di come considerare un'arte magari del passato, una del futuro, una del presente. È un po' Sì, complicato, sì. però io insisto, ecco, non mi arrendo, non mi arrendo, continuo su quella strada, e prima o poi qualcuno la capirà, non lo so, ci spero. Sì, ma più che altro è, secondo me, appunto, soprattutto anche quelle che fai, chiamiamole stampe, nel senso Mhm. che poi in realtà non sono Sì, delle stampe, dal però punto di vista grafico, sì. dal punto di vista grafico è molto bello perché appunto vai a creare questo connubio tra arte classica, ma allo stesso tempo molto pop. Cioè, nel senso, alcune cose Sì, che abbiamo visto sono sì. veramente il connubio tra classica a livello figurativo,
Mhm. possiamo dire in quel Sì, caso sì, lì. sì, è perfetto. Sono le parole Però, giuste, sono. grazie, però appunto lo vai a contestualizzare in un contesto totalmente pop, che è bellissimo Sì, secondo me. sì, perché ho visto come dal punto di vista pittorico che stavo procedendo su quella strada, poi mi sono guardato bene intorno, a me piace molto anche l'aspetto grafico incisorio, l'ho studiato tanto all'accademia, anche prima avevo sempre in mano, sai, quei pennini con la punta Sì. fine, molto precisi, quindi cercavo sempre quel segno grafico un po' a incrociare, un po' così, e quindi mi sono detto perché non mettere insieme queste due tecniche, questo tema di un'arte, di una pittura risalente a decenni, a centinaia di anni prima, con un contesto appunto molto, molto più acceso, ecco, molto più diretto, un po' come l'arte pop lo è, così come anche con i colori. Quindi non è più la sfumatura, ma questo colore bello acceso, potente, diretto, e quindi ho cercato di fare questo connubio e sono venuti fuori questi lavori che devo dire mi hanno sorpreso perché li faccio anche attraverso una tecnica nuova dell'incisione, mi ci sono rapportato da poco meno di 2 anni, però mi ha preso subito. Ecco, sono essendo una persona molto pratica, quando mi sono messo lì e mi piaceva, ho continuato ancora a sperimentare un po' come anche la pittura, e devo dire che mi sta piacendo anche molto, quindi non la sento neanche lontana come tecnica, dato che parliamo di qualcosa di più immediato, di più pop, di più acceso rispetto magari a una pittura un po' più tradizionale. Nonostante questa differenza abbastanza evidente, mi piace, ecco, mi piace molto, e quindi sto continuando anche Quella su lì. questa doppia strada, così. Sì, sì, sì. Beh, se sei d'accordo allora parlerei dell'opera che hai Certo, portato. certo. Quindi, eccoci qua, dicevamo, parlavamo della tua opera, Sì, sì, ok? l'opera presentata per Visioni, come dicevamo prima, sì, è un'opera dedicata al corpo, quindi Sì, un'opera che parla del corpo, e in questo caso ho chiesto a un'amica, quindi mi piace anche molto raccontare anche con qualcuno, non per forza prendere qualcosa che già è stato fatto con altri autori, altri pittori, quindi ho chiesto se avesse voglia di posare per queste opere, proprio per aiutarmi a raccontare il corpo per com'è. ok. Ecco, l'obiettivo principale, diciamo, dell'opera è questa, anche se Io so che tra l'altro infatti sei anche incline di un po', sì, cioè diciamo che non ti piace tanto un la po' sì, spiegazione delle opere, un po' che poi sì. è strano perché tu spieghi le opere, Lo so, è quindi vero. è bello questo Sembra un contesto, controsenso. però capisco perfettamente cosa intendi, poi soprattutto prima parlavamo dell'arte contemporanea, secondo me, anche secondo me, spesso nell'arte contemporanea non bisogna poi raccontare troppo l'opera, perché poi l'artista vede magari ha fatto quella cosa per un determinato motivo, ma non esclude il fatto che il fruitore possa vederne altri. Sì, sì, oppure che l'opera stessa, senza leggere il titolo, mi dia l'opportunità di entrare magari in Sì, contatto proprio con quello che vedo, senza essere condizionato in parte dal titolo, e vederci, poi riuscire in fondo a concentrarsi di più e vederci qualcosa che magari è tutt'altra cosa dell'opera. Poi è sempre da autore a autore, però ecco, io sono di quelli che non ama molto perdersi in chiacchiere nella spiegazione, nel darci per forza un significato, o quasi costringere l'interlocutore a vedere quello che voglio io. Mi piace come dialogare con qualcuno di arte, mi piace anche dialogare sull'opera e rispetto a quello che uno vede, rispetto anche solo alle sensazioni che può sì, dare un'opera, e questo in particolar modo non vuole troppo superare quello che è appunto il linguaggio del corpo che rappresenta un corpo nella sua più totale naturalezza, e spingersi quasi proprio sulla riflessione su cos'è un corpo oggi e cosa può significare. mhm, Ecco quello che vedo del corpo. Poi la posa anche scelta è una posa che non è neanche una posa, più spinta verso l'intimità anche così del corpo, quindi una cosa un po' più naturale, non predisposta, magari non scelta appositamente per mostrare, ecco, qualcosa, non è neanche forzato, quindi anche più sciolto possibile, ecco la posizione.
L'unica cosa che magari potrei aggiungere rispetto all'opera è come l'ho inquadrata, ecco, questa forma ovale con una cornice più barocca, ecco, tutto per rifarmi sempre a quello, al discorso che dicevo prima, quindi dal tema, ecco, più contemporaneo c'è questo aggancio sempre a qualcosa inerente al passato, dalla cornice, da questo sfondo nero, da questa inquadratura ovale un po' insolita, ecco, perché Sì. quando vediamo un corpo sembra quasi all'interno di un guscio, però in realtà l'ho scelta appositamente proprio perché in qualche modo uno si concentra di più. Lo sfondo scuro non solo aiuta a vedere di più i dettagli, ecco, del soggetto, ma mi piace molto perché aiuta a concentrarsi di più sull'opera o su chi ha davanti, sulle luci utilizzate, sull'incarnato, quindi aiuta molto il contrasto, in qualche modo è un veicolo di concentrazione, ecco, riguardo a ciò che ho davanti, verso un significato che nella sua semplicità potrebbe far riflettere, ecco, anche piacere o meno, ecco, io più che altro sono più di quel tipo lì. Ecco, Ok. non dimostrare qualcosa, non raccontare per forza tanti aneddoti, tante cose, ma cercare di spingere un po' l'interlocutore, come faccio anch'io quando studio ogni opera, verso un linguaggio che magari conosco poco, che magari posso sperimentare, che posso esplorare, è quello che in qualche modo voglio che mi piacerebbe, ecco, più che voglio, mi piacerebbe che facessero anche chi guarda l'opera nell'essere un po' più liberi, ecco, nel guardarla. Il titolo stesso appunto è molto, che io definirebbe generico, perché donna uno direbbe è tanto generico, però comunque si nasconde tanto dietro, ecco, Mhm. quindi anche soffermarsi anche solo sulla parola, che oggi più che mai sta diventando sempre più un argomento molto più grande anche sul significato stesso della parola, dell'etimologia, in cosa si rinfaccia, quindi è proprio tutta una questione molto più complessa, quindi mi Sì. piace che oggi se ne parli di più e se ne discuta anche proprio sul linguaggio, su cosa rappresenta, su cosa io voglio far vedere, mostrare già il corpo di per sé, quindi anche se è ostico come argomento, però mi piace, ecco, perché è sempre stato, come dicevo prima, quell'aggancio quasi intimo, Mhm. ecco, col genere umano, perché in fondo fin da sempre, ecco, la nostra comunicazione parte proprio dal nostro corpo. I primitivi, ad esempio, parlavano a gesti, parlavano, dipingevano anche, quindi secondo me il primo vero linguaggio è questo, in assoluto. Siamo noi e sono le nostre mani, ecco, i nostri gesti, ancora prima delle parole, quasi viene addirittura prima lo sguardo che la parola. Sì, io l'ultimissima cosa aggiungo, che però appunto già Sì, dicevi tu, è proprio questo, il discorso del spiegare un'opera sì, è, è questo. Una volta che io sono alla ricerca proprio di una risposta, dopo che ho quella risposta nel quadro, nell'opera, vedo solo quello. Invece non avendo la spiegazione riesco a vedere sì, 1000 fattori in più hai e una 1000 cose in più. possibilità in più, Quindi è quello, esatto. cioè rischio di soffermarmi troppo sulla superficie, invece potrei ancora andare Sì, oltre. sì, Tutto lì. esatto, perfino nelle opere antiche, diciamo, c'è sempre una simbologia dietro, ecco, anche se il titolo è magari una rievocazione religiosa o storica, comunque all'interno, se uno poi si sofferma su ogni dettaglio, c'è sempre dietro quella simbologia, c'è quell'oggetto che non è lì messo a caso, c'è quella posizione non a caso, quindi basta solo riuscire ad andare oltre al Sì, titolo sì, sì. o alla superficie, Sì, come che poi dicevi. spesso gli artisti hanno anche proprio i vocabolari, passami il termine, no? Le formiche per da lì, cioè ci sono dettagli nel percorso artistico di un determinato artista che poi vanno a raccontare dei piccoli Certo, racconti, scusatemi il gioco di parole, no, però no, è è giusto, proprio quello, giusto. delle piccole storie, ecco, vediamo, interne dell'artista e quindi è Sì, molto interessante e quello. anche se non conosci bene tutto quanto, anzi forse questo Però, è un veicolo in più, perché esatto, non esatto, è hai un giusto quel. punto per non fermarsi alla spiegazione, non fermarsi proprio all'immagine dell'opera che ho, ma studiare il mini dettaglio che
poi mi va a comporre Sì. l'opera, quindi Che come se poi, fosse un linguaggio che fondamentalmente. poi magari è un dettaglio che poi può piacere anche solo a te, che Sì, magari sì, per sì, esatto. l'artista era sì importante, ma era più importante altro, invece per te magari quello è di più rispetto a un altro. Quindi avere questa possibilità anche con opere realizzate con una tecnica un po' più antica, comunque mi piace, ecco, comunque è interessante vedere come qualcuno prende, ecco, di petto l'opera, la sente, in qualche modo cerca di pensarla Sì, nel proprio modo, sì, sì. ecco. A me è una cosa che piace, per esempio, fare, ma questa secondo me è una cosa molto Sì. personale, andando in musei dove ci sono magari opere che ho studiato in piccole, vado proprio ad avvicinarmi a capire la pennellata Ah, beh, e certo. ipotizzare il pensiero dell'artista durante quella pennellata, ma quella è una cosa mia, Ah, che certo, però va oltre certo. appunto la spiegazione, cioè è proprio cercare di capire il perché magari di una pennellata, vabbè, si potrebbe parlare degli impressionisti che lì andavano a creare proprio colore, cioè a creare luce, però facendolo No, con no, la pennellata certo, giusta, è quella certo, ma anche, l'idea. ma anche quella più contemporanea, cioè proprio andando verso già gli anni nostri, così dagli anni 70 in poi, proprio quella più contemporanea, più pura, ma no, dal più classico che è proprio Fontana, il più classico Sì, in assoluto, anche non conoscendolo, però basta osservare quei famosi tagli, no? Ecco, e visivamente sono solo dei tagli e basta. Se invece uno si sofferma più che altro già dal tipo di taglio, da come lui abbia avuto una manualità e un gesto ben preciso, ben studiato, perché facendolo oggi se provassi a tagliare una tela rischi sempre di squarciarla sì. totale. Io ci ho provato e non ci sono riuscito. Invece lui con un taglierino, con un'azione ben precisa, le ha disegnate prima, quindi ha seguito proprio un filo, quindi c'è uno studio dietro. Ecco, e questo in questo caso è il dettaglio a cui uno magari non si sofferma subito, che passa, vede dei tagli e va dritto. Così come il vedere dietro il taglio, che vedi del nero, che non è l'ombra che si crea, ma è lui appositamente un secondo strato interno nero, che è il concetto proprio dello spazio che è nascosto dietro quel taglio. Quindi basta poco, perché in effetti parliamo di poco a livello proprio pratico dell'opera, però in quel poco si nasconde addirittura un intero universo infinito. Esatto. Quindi e comunque lui stesso c'è arrivato, è partito da essere un autore astratto e poi piano piano ha studiato tanto, quindi non è che si è svegliato incavolato la mattina e ha iniziato a lavorare alle tele. Quindi nel piccolo, ecco, nel dettaglio che per te è la pennellata, per altri invece è con qualcos'altro, si nasconde tanto dietro. È proprio quello che ti dà la possibilità di poter avere una mentalità un po' più aperta, una visione più aperta, non i paraocchi, non solo la sola superficie, ma andare appunto in profondità. Quindi è sempre bello quando succede e quando riesco anche a farlo capire anche agli altri in qualche modo. Poi se non vuoi soffermarti, è comunque una scelta tua personale, hai saputo da me come funziona, se poi continui un po' a non Certo, vabbè. essere molto sicuro di quello che vedi, comunque è anche quello giusto, perché Esatto. puoi anche non accettare quello che vedi. Tutto è, specialmente oggi, tutto è in qualche modo concesso, ok? Dal punto di vista sia dei temi, ma anche dal modo di Di interpretare l'opera. raccontare anche. L'arte è in generale, che sia pittorica, scultorea, fotografica, incisoria, grafica, soprattutto oggi offre proprio quella possibilità di libertà più assoluta, sia di realizzazione ma anche di Mhm. interpretazione. Quindi secondo me è una cosa che va delle volte sottovalutata, altre volte invece potrebbe essere un punto di forza. Sì, Ecco. sì, sì. Bene, quindi in realtà parlavamo un po' di artisti contemporanei e in realtà proprio su questo argomento già ne avevamo parlato in live su Twitch, Sì, sì, quindi appunto per chi ci seguiva già qualcosina la sa, sì. però è un argomento che come ti ricordi mi piaceva e mi ricordo che ti piaceva anche a te, perché effettivamente l'arte contemporanea è un po' strana, ma l'arte è sempre contemporanea alla propria era, Sì, no?
Esatto, ormai adesso si definiscono quei momenti dell'arte come moderna, contemporanea, antica, medievale, però se uno si sofferma un attimo proprio su queste parole già lo erano in passato contemporaneo. Prima parlavamo dell'arte barocca, di Caravaggio, così come di quei periodi, e per l'epoca già quello era molto strong, ecco, era molto diverso da quelle classiche, ma così come anche tutti i vari periodi, ecco, linguaggi, dall'arte classica a quella neoclassica, a quella appunto barocca. Quindi ogni volta c'è questa sorta di piccolo salto in avanti con il linguaggio, e quello che nasce è praticamente nuovo rispetto a quello prima, quindi in qualche modo anche più moderno, più Sì. contemporaneo. Quindi è interessante appunto pensarla sotto questo punto di vista, così come anche leggere, come dicevamo prima, le opere, a soffermarsi come un'opera antica e comunque molto simbolista, molto, molto precisa e pensata, che per l'epoca appunto era qualcosa Sì. di innovativo rispetto invece ad oggi, che è innovativo, non so, appunto un Fontana, o andando proprio ai giorni d'oggi, un Pistoletto, un Catalan, rispetto invece a un Caravaggio. Poi li vediamo in due punti Mm. diversi. Quindi sì, è bella come cosa, è interessante anche capire appunto questi linguaggi come si sono trasformati in riferimento al nostro linguaggio. Sì. Perché oggi il nostro linguaggio è diverso rispetto all'epoca, i modi di vedere, i modi di pensare, quindi di conseguenza anche l'arte, anche la pittura, le varie espressioni, ecco, artistiche si sono adattate un po' al linguaggio. Mhm. Quindi Ma bello. proprio parlando di linguaggio, secondo te, intanto vorrei dire poi un indomani, ma Mm. prima partiamo Sì, dall'oggi. sì, 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 sì. Cioè, secondo te come si è modificato? E su questo aprirei la parentesi che citavamo prima, proprio di Twitch, no? Che c'è Sì, accaduto appunto sì. che mostrando la tua opera siamo stati bannati in live, Esatto, fondamentalmente. sì, perché nonostante tutto ancora si fa un po' fatica Sì, a mostrare tutto, comunque in qualche modo ad accettare sì, tutto, sì, sì, sì. perché ad oggi, diciamo, c'è il linguaggio personale, c'è anche il linguaggio digitale, quindi c'è anche Mm. quello, e in parte quello digitale ci sta lavorando, ecco, perché una dimostrazione è stato Twitch, che Esatto. nonostante i contenuti fossero di un certo livello, non così tanto magari espliciti, o che non raccontassero qualcosa di tanto spinto, ecco, così vogliamo dirlo, è stato invece visto solo sotto quell'aspetto lì, quindi dal punto di vista digitale si fa ancora un po' Sì, un po' fatica, fatica. Più ecco. che altro è strano perché, vabbè, questo proprio a livello sociale, nel senso Sì, che mm, appunto vai su Twitch, ma vai su Instagram, ma vai su YouTube. Forse YouTube su questo un po' meno, ma vai sul appunto Instagram e Twitch. Beh, arte non si può mostrare in un determinato modo, ma poi tutto il resto viene nascosto. Cioè, nel senso, è come se nella società viene nascosto perché ovviamente rende tutto visual, il sì, corpo in il generale. mondo Però digitale. quando avviene invece una cosa culturale, nel nostro caso appunto stiamo parlando di quello, crea un po' di stranezza, è solo quello. E poi appunto mi ricollego alla domanda di prima, ma questo allora quindi modifica o modificherà secondo te il linguaggio dell'artista che può a questo punto non avere in alcuni casi? Beh, allora, il linguaggio digitale comunque è ancora molto da studiarlo per bene, perché è facilmente oscurabile, è una notizia, così come un'immagine può essere messa in un modo, vista in un altro modo, è facilmente malleabile, ecco, non mi veniva la parola, e di conseguenza un autore in parte potrebbe essere è condizionato dalla questione, perché un messaggio, ad oggi un messaggio non basta solo la parola, Sì, purtroppo non basta, non bastano magari solo le conoscenze, o magari parlare con la persona giusta, ma ormai con la velocità con cui viviamo oggi, un'immagine può essere vista da tantissime persone, quindi ormai in qualche modo conta più quello, piuttosto che fartelo vedere, parlarne insieme singolarmente. Da un lato piace perché più persone lo vedono, meglio è; dall'altro però si perde un po' quel vero senso, ecco, dell'opera, e di conseguenza anche il mezzo digitale lo vede in un altro modo, e
potrebbe capitare Sì, sì, quello sì. che è successo anche a noi, senza tener conto che si parlava di qualcosa di artistico, Sì, ecco, esatto. Sì, sì, più di che altro perché appunto pittorico, era, di cioè, culturale in anche, un certo perché senso chiamiamolo così. potevo capire magari fosse stata una foto, ma in questo caso era proprio anche un quadro, quindi va a Sì. toccare vari Sì, 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 aspetti, e però ne conosco comunque per persone, ho visto opere anche più esplicite, perché anche in quel caso comunque è da considerarla, no? Non da metterla di lato, non da non farla vedere in determinati sì, 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 posti, sì. perché anche quello è dipinto e mostrato in quel modo comunque c'è un senso dietro. Ora, così su due piedi mi viene in mente un piccolo aneddoto, quando un tempo andai a vedere una mostra di Warhol Ok. a Milano, c'erano delle gigantografie di sue fotografie di uomini e donne, praticamente erano seminudi, comunque in pose in bianco e nero. Io feci un paio di foto col cellulare, non singolarmente, ma a prendere magari tutta la sala da un lato, le ho pubblicate come post su Instagram insieme ad altre foto, e Instagram quelle me le ha cancellate. Mi ha detto è un contenuto esplicito, mi ha tenuto solo alcune opere che avevo fotografato, quindi Sì, 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 sì. per farti capire come ancora c'è questo piccolo, questa piccola interruzione, ecco, nel meccanismo, che spero si risolva in qualche modo. E volevo parlare proprio anche di questo con le opere, sul fatto che c'è una differenza anche dal punto di vista del tema dell'erotismo e Ok. del fatto del corpo. Come parlavamo prima del linguaggio del corpo, c'è anche una differenza sulla questione erotica, sulla questione esplicita, appunto, Ma infatti del il punto era corpo. proprio questo, come dicevo prima, cioè basta veramente fare un giro per un paio di minuti e incappare in qualcosa che invece è esplicito, Mhm. anche se sono coperto, nel senso se Sì, copro i punti giusti, perché poi è quello il problema, però allora è solo un discorso di visualizzazione? No, cioè è è strano, cioè, sottinteso potremmo fare un sempre. contenuto veramente solo su questo, È lungo, sì, in effetti perché sì. però è un contenuto di oggi, cioè sarebbe da capire. Vabbè. Sì. Ma una cosa che poi mi premeva era appunto anche proprio questa, che mentre magari prima mi viene l'esempio di Van Gogh, no? L'artista che quando è in vita non viene magari capito, Van Sì, Gogh, ma mille assolutamente. altri. Oggi invece l'artista ha subito il feedback, ma con una cosa interessante che dice ok, piaccio, quindi posso proseguire su quella Mhm, strada, ma con un altro riscontro invece negativo che è quello del ok, quindi questo contenuto e questa arte piace, quindi faccio quello. mhm. Invece prima l'artista era faccio quello perché piace a me e poi deve piacere agli altri, Sì, tendenzialmente. esatto, sì, sì, sì. Invece c'è questa cosa, tu come la vedi? Cioè, è un po' strana perché poi Beh, dipende dagli allora, artisti, però... inevitabilmente tu resti vittima un po' del linguaggio, di quello che accade, di quello che viene replicato anche in altri modi, i cosiddetti meme o Sì. i cosiddetti modi di dire che entrano nel linguaggio, anche senza rendertene conto, perché più lo senti, più entra dentro il tuo, dentro il tuo stile, dentro il tuo modo di fare. Gli autori della pop art nascono per questo. Warhol nasce proprio con questa idea di raccontarti come l'immagine, così oggi addirittura un suono, viene così tanto visto, così tanto replicato, che ormai tu ti abitui a quello senza però considerare il vero significato, e quindi di conseguenza ti adatti a quello senza però metterci qualcosa di tuo, senza renderti conto che in realtà è un contesto che a te non è mai interessato, ma che ormai lo vedi più tuo, anche se è piccolo rispetto a tutto quello che è in generale. E è difficile anche tenersi un po' distanti, o in qualche modo lasciare la tua firma, ok? In quello che fai, in quello che dici. E bisogna sempre stare molto attenti. È ovvio che ci sono alcuni che, come in altri temi, se ne approfittano dicendo che magari facendo qualcosa che sa che vende, allora faccio quello e basta. Mi viene in mente, ad esempio, quelle volte in cui mi è capitato di esporre insieme ad altre persone, ecco, chi mi aveva contattato magari ha creato un'esposizione, una mostra, però mettendo insieme autori di Mhm.
di tante generazioni, di tanti stili, senza magari dargli un vero senso, ecco, senza valorizzarli, mettendomi magari accanto a una persona super pop, super colorata, molto accesa, e quindi capisci che le due opere, il mio stile rispetto a quello molto acceso, molto di diretto, è completamente visto in un altro modo, viene anzi forse depennato, capisci? Quindi è proprio lunga, ecco, come Sì, discorso. sì, sì, potremmo dilungarci tantissimo. Esatto, però c'è il rischio, ecco, che gli autori seguano un po' il filone del linguaggio Ok. di oggi, quello sì, cioè. Ultimissima domanda, in breve, secondo te come si evolverà? Prima parlavamo di appunto insegnamento dell'arte, secondo me come si evolverà? Beh, io spero un po' in positivo, perché comunque il linguaggio digitale può essere un ottimo metodo, parlando anche solo dell'intelligenza artificiale, quindi può essere un ottimo metodo, così come anche le LIM, cioè banalmente avere una lavagna digitale per me, ma anche credo per te, per la nostra generazione, ancora con la lavagna, col gessetto, Infatti io non, è non ce l'avevo ancora. è qualcosa di assurdo, quindi da un lato c'è questo rischio che sia un linguaggio che generalizzi troppo, però dall'altro invece è un mezzo che può aiutare a raccontare meglio, ecco, le cose con qualcosa di più fresco, ecco, di più giovanile. Ci sono molti che lo stanno sfruttando, quindi io spero davvero che l'insegnamento oggi venga condotto attraverso questa metodologia, così da far capire a tutti quanti come l'arte sia o il racconto della storia dell'arte sia qualcosa di bello e Sì. di non tanto noioso come spesso viene visto. Sì, Quello sì, sì. sì, sì. Beh, io ti ringrazio. Grazie, anche Di questo, solito, ho visto che sta iniziando tranquillo. ancora a Sì, tra piovere. l'altro siamo quasi sotto la pioggia, Sì, quindi esatto, un po' si cioè, vede. mettete un like solo per questo, perché voglio dire. No, però ti ringrazio appunto prima di bagnarci Vai, totalmente. vai. Nulla, vabbè, lasciamo qui i tuoi social, Sì, Instagram, quello sì, che sì, sì, vuoi, ho due ma pagine. lo trovate direttamente Perfetto, appunto in grazie, descrizione. grazie. E nulla, di solito consigliamo dei libri, dei film perché ci Oddio, piace. allora allora, adesso che ci penso, sì, è uno dei miei film preferiti, è legato proprio anche al contesto dell'arte, che si intitola La migliore offerta. Ok. È un film Sì, che che io ho visto e ne parlavamo appunto nella mi hanno live. fatto conoscere un po' di tempo fa. Io lo vidi la prima volta, sono rimasto sbalordito, l'ho rivisto almeno altre 3-4 volte, e lo consiglio molto proprio perché dà un po' quell'idea della passione per l'arte, ma non solo, anche in questo caso per la figura, ecco, per la figura femminile, per qualcuno che non è prima fisico, ma Mhm. solo appunto pittorico e artistico, e poi diventa fisico. Insomma, qualcosa di interessante, non voglio Bellissimo, dire troppo bellissimo. perché altrimenti spoiler, però lo consiglio davvero, davvero tanto. Va Sì. bene. Non è neanche così tanto nuovo, però comunque potrebbe essere molto attuale. Sì, Quindi sì, sì, no, è molto bello tanta roba. come film. Sì. Nulla, ti ringrazio ancora. Grazie a te, grazie a te per avermi invitato, comunque per avermi dato questa opportunità di questo esperimento, Esatto, chiamiamolo così, esatto, hai detto benissimo. di questa cosa che comunque devo dire non è andata male. Io mi sono Vediamo, divertito, ce lo mi è diranno piaciuto. loro, ce lo Esatto, diranno loro. esatto, esatto. No, nulla, vabbè, io appunto rinnovo i ringraziamenti, ringrazio Grazie. voi perché comunque, anche se sta piovendo, ringraziate no, no scherzo. Ringrazio voi per essere arrivati fin qui e nulla, se siete arrivati fin qui lasciate un commentino per tutto, cioè raccontateci un po' la vostra a livello artistico di quello che ci siamo detti o un commento, qualsiasi cosa, Siamo diteci quello che curiosi, volete. siamo Infatti, curiosi. più che altro perché appunto il discorso che dicevo prima delle live è proprio questo. Siamo in live, riceviamo il commento, dialoghiamo. Interagiamo, E in certo. questo caso noi adesso continueremo magari un po' a parlare, ma voi appunto lasciateci un commento e diteci la vostra. Sì. Nulla, ti ringrazio Grazie e a te. grazie a voi. Ciao.